Ciao e benvenuto o benvenuta in questa lezione di Power BI in cui, facendo seguito a quella precedente nella quale abbiamo sincronizzato il file di Access con SharePoint, andando a creare un elenco speculare su SharePoint a quello della tabella Access, in questa andremo tramite Power Automate che io ho già aperto a fare in modo che quando apportiamo una modifica all'elenco SharePoint o direttamente da lì oppure dal file di Access con cui è sincronizzato, questa modifica si rifletta automaticamente nella tabella del modello Power BI che io nel frattempo ho già aperto da qui da Power BI Desktop, si rifletta nel modello Power BI senza che noi dobbiamo venire qui sui puntini, cliccare e poi scegliere la voce aggiorna dati, di modo che appunto questo avvenga automaticamente senza che dobbiamo fare niente, soltanto per il fatto che è stata apportata una modifica all'elenco o direttamente da SharePoint o dal file di Access che poi si riflette in SharePoint. Questo ovviamente è importantissimo per lavorare in azienda perché i dati saranno sempre aggiornati. Ora questo è un elenco semplicissimo dei comuni d'Italia, ma potrebbe essere l'elenco delle fatture in cui andiamo a cambiare una data di scadenza, in cui andiamo a cambiare un importo in ordine al quale avevamo commesso un errore nell'inserimento dati. Quindi io ho aperto anche il file di Access perché poi la modifica la faremo da qui per far vedere che si riflette anche in SharePoint e poi in Power BI in virtù del flusso di Power Automate. Quindi ho aperto SharePoint dove c'è l'elenco speculare ad Access, Power Automate l'abbiamo visto, poi ho aperto anche Outlook Online e Teams perché con quel flusso di Power Automate che andremo a costruire per far aggiornare direttamente la tabella nel modello Power BI, faremo anche in modo di al verificarsi di quell'evento ricevere un messaggio di posta elettronica in Outlook e un messaggio di chat anche nel team, nel canale generale del team corsi di formazione, un team che io ho generato a partire dal gruppo Office 365 che si è generato automaticamente nel momento in cui sono andato a costruire questo sito SharePoint. È una cosa che avviene in automatico, mentre il team invece va costruito manualmente. Quindi andiamo in Power Automate. E in Power Automate la prima cosa che c'è da dire è che come trigger, cioè come grilletto premendo il quale si scatena l'evento che poi fa verificare tutte le azioni che andremo a prevedere a valle, come trigger dovremo scegliere ovviamente SharePoint. È proprio per questo che siamo andati a sincronizzare il database di Access con SharePoint, perché SharePoint, a differenza di Access, questa operazione non sarebbe possibile farla su Access, ci offre la possibilità di poter costruire dei flussi con Power Automate perché appunto è un trigger di Power Automate. Quindi andiamo qui su Crea, andiamo a cercare SharePoint, di trigger ce ne sono tantissimi, come vedi quelli principali Office 365 ce li presenta subito, clicchiamo su SharePoint e qui scegliamo come trigger quando viene creato o modificato un elemento. Questi sono i modelli che Microsoft 365 ci offre di default, che se ci stessero bene, se facessero esattamente al caso nostro, potremmo andare direttamente ad utilizzare, ovviamente personalizzandoli. Ma noi costruiremo questo flusso da zero, quindi clicchiamo qui quando viene creato o modificato un elemento, cioè quando in quella lista dei comuni si verifica un cambiamento e dopo faremo un cambiamento, cambieremo gli abitanti di un comune, supponendo che c'è stato il censimento e che sono variati gli abitanti, e vedremo come il flusso, come scatta il flusso e come determina l'aggiornamento del modello dati in Power BI. Quindi quando viene creato o modificato un elemento. Quindi cosa deve succedere quando viene creato o modificato un elemento in questo elenco SharePoint? Innanzitutto dobbiamo dire a Power Automate in quale sito si trova l'elenco e specificare l'elenco dove si deve verificare l'evento che poi genererà il flusso di lavoro. Il sito in cui si trova l'elenco è ovviamente corsi di formazione, lo selezioniamo e poi all'interno del sito andiamo a cercare l'elenco comuni che è quello dove si deve verificare l'evento e lo selezioniamo.
Quindi abbiamo selezionato il sito in cui si deve verificare l'evento e l'elenco all'interno di quel sito in cui si dovrà verificare quell'evento che scatenerà il flusso. A questo punto dobbiamo andare avanti, dobbiamo andare a dire a Power Automate cosa deve accadere in Power BI in conseguenza del fatto che si verifica questo evento. Quindi andiamo qui, clicchiamo su più e andiamo ad aggiungere un'azione. Andiamo a cercare Power BI, eccolo, e andiamo a scegliere l'azione che vogliamo che avvenga in Power BI quando si verifica quell'evento nella nostra lista SharePoint, cioè quando andremo a cambiare qualcosa in questa lista o anche ad aggiungere una riga. Quindi recupero obiettivi, noi dobbiamo cercare aggiorna un set di dati, eccolo, aggiorna un set di dati. Perché quella tabella che si è creata con la sincronizzazione in SharePoint in gergo si chiama set di dati che fa il modello in Power BI. Quindi quale area di lavoro? L'area di lavoro personale, My Workspace, perché al momento ce ne abbiamo soltanto una, come abbiamo visto nella lezione precedente in Power BI. E in questa area di lavoro di Power BI, quale set di dati vuoi aggiornare in conseguenza del fatto che si verifica quell'evento? Voglio aggiornare il modello Comuni d'Italia. E anche questo lo abbiamo fatto. Ora, per aggiornare il modello ci potremmo fermare qui, nel senso che abbiamo già fatto tutto, abbiamo specificato il sito, l'elenco e abbiamo detto quando si verifica l'evento di modifica di un dato o anche di aggiunta di una riga in quell'elenco aggiorna quel set di dati in Power BI. Ma noi vogliamo anche che quando avviene questo possiamo ricevere un messaggio di posta elettronica e si generi anche automaticamente un messaggio nel team del team di lavoro. Quindi andiamo qui, clicchiamo su più, aggiungi azione, cerchiamo Outlook Office 365, non questo perché questo è quello desktop, se tu ce l'hai, noi dobbiamo prendere quello online. Invia un messaggio di posta elettronica. A chi? Ora io lo invierò a me stesso. Allora scriviamo all'indirizzo soluzioni per aziende chiocciola servizi e consulenze rd.on Microsoft.com. Ricontrollo perché sennò poi non parte il flusso. Soluzioni per aziende chiocciola servizi e consulenze rd chiocciola onmicrosoft.com. Ok, quindi utilizziamo questo indirizzo di posta elettronica. Cosa scriviamo nel messaggio? È stato nell'oggetto del messaggio modificato, aggiunto un elemento nel modello Comuni Italia. Come vedi in Power Automate si possono scrivere delle espressioni, ma molto più semplicemente possiamo andare qui e andare a prendere quello che c'è a monte per il concetto dell'ereditarietà, quindi ci sono degli output a monte che si sono verificati, cioè l'aggiornamento di uno di questi campi, e noi a valle vogliamo andare a dire che questi dati li possiamo voler vedere per esempio direttamente nel messaggio di posta elettronica. Quindi qui però non andiamo a specificare niente, non ci serve controllare, ora ci serve soltanto vedere come si fa il flusso di Power Automate con Power BI, controllare la lista comuni d'Italia. E poi abbiamo detto che vogliamo anche un messaggio in Teams, quindi andiamo su aggiungi azione, Microsoft Teams, crea, io voglio un messaggio in una chat,
troviamo l'azione. Allora, quando viene aggiunto, aggiungi, pubblica un messaggio in una chat o in un canale. Quindi non come bot del flusso, ma come utente, così si vede il mio nome. Pubblica in quale, in un gruppo chat o in un canale? In un canale. Mi dice nel canale di quale team? Ovviamente nel team corsi di formazione. In quale canale? Lo voglio pubblicare nel canale generale. Nel canale generale. Con questo messaggio è stato modificato un elemento nella lista comuni d'Italia. A questo punto vado a rinominare il flusso, aggiornamento modello comuni Italia, per distinguerlo poi dagli altri, e lo vado a salvare. Attendiamo il verde, il semaforo verde, poi i flussi vanno sempre provati perché basta aver sbagliato una virgola e non funziona. Quindi adesso, qui torniamo indietro, questa è la schermata del flusso dove poi qui vedremo se i tentativi di farlo funzionare sono riusciti o meno, altrimenti ci dirà che il tentativo non è riuscito, l'esecuzione non è riuscita. Quindi adesso cosa vogliamo fare? Vogliamo modificare direttamente da Access, per esempio, i comuni di questo, gli abitanti di questo comune, Aglie in provincia di Torino, che supponiamo ci sia stato il censimento e da 2545 siano scesi a 2500. Quindi io qui vado a salvare, chiudo la tabella e adesso in SharePoint, se faccio un refresh, ma comunque il sistema internet lo recepisce automaticamente, ecco che il comune di Aglie in provincia di Torino, qui sono stati registrati 2500 abitanti come ho scritto in Access. Rimane a questo punto da andare a vedere se si sono verificati tutti gli eventi che avremmo voluto che si verificassero. Quindi andiamo qui nel modello di Power BI, era il comune di Aglie, quindi deselezioniamo tutte le province, prendiamo quella di Torino e basta, Torino, ok, mettiamoli in ordine crescente. Aglie, ecco, si è verificata la modifica anche qui nel modello Power BI. Quindi questo è importantissimo per avere sempre i dati aggiornati sotto controllo, perché poi vedremo che qui si possono consultare anche da smartphone, cioè potremo creare un modello di dashboard e di report non soltanto per il desktop, per vederlo da PC a schermo grande o da tablet, ma anche per lo smartphone. Quindi per esempio un dirigente aziendale, un operatore aziendale può vedere in qualsiasi momento i dati aggiornati in tempo reale. E poi avevamo detto che volevamo la mail in Outlook, quindi andiamo qui, è stato, eccola, è stato modificato, aggiunto un elemento nel modello Comuni d'Italia, controllare la lista Comuni d'Italia come avevamo voluto che avvenisse, e in Teams ecco il modello, ecco il messaggio chat nel canale generale del team corsi di formazione, è stato modificato un elemento nella lista Comuni d'Italia. Quindi come hai potuto vedere, qui se facciamo un refresh mi dirà anche che il flusso ha funzionato. Aspettiamo un attimo. Ecco, mi dice che il flusso è perfettamente riuscito. Io avevo fatto anche altri tentativi per vedere che riuscisse veramente, perché come dicevo prima i flussi vanno accuratamente verificati, cioè ne va accuratamente verificato il funzionamento prima di farci affidamento, perché poi altrimenti in questo caso, in altri casi ci potremmo fare mille altre cose, ma in questo caso non troveremmo i dati aggiornati nel modello di Power BI.
Quindi abbiamo visto tutto e nella prossima lezione andremo a costruire un qualcosa all'interno di Power BI, cioè a partire da questo modello di dati, quindi da questo set di dati, andremo qui in report, visualizzazione report e cominceremo a costruire qualche grafico e qualche tabella che come vedremo saranno interattivi e scriveremo anche qualche formula perché quell'elenco è sicuramente un po' scarno. Per esempio potremo andare a fare delle distinzioni tra il numero degli abitanti dei comuni. Comunque questo lo vedremo nella successiva lezione. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!